Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi lasciamo da parte quasi del tutto il metal per raccontare un bellissimo disco tra post-rock e shoegaze che con sensazioni sognanti e incisive presenta il capolavoro. Ma chi l'ha detto che oscurità e pesantezza siano appannaggio solo del metal? Simili sensazioni si possono trovare anche in altri generi. È proprio questo uno degli insegnamenti che si possono trarre da Dark dei Civil Service. Secondo Full Length, questa band nata a Manchester nel 2015 è uscito lo scorso 21 novembre e mostra in effetti, a tratti, un bel carico di cupezza, nonostante il suo suono sia molto lontano dal metal che di solito trattiamo sul nostro canale. Gli inglesi si collocano invece tra post-rock e shoegaze, con una buona personalità e influenze variegate. Vanno dai generi più duri del rock all'industrial, passando per post-punk, post-hardcore e molto altro. Il tutto è impostato in salsa quasi del tutto strumentale. Al netto dei numerosi campionamenti che costellano la loro musica e di qualche breve parentesi cantata, gli inglesi non hanno un vero e proprio comparto vocale. E in fondo, neppure serve loro, riescono a esprimersi alla grande anche con la sola musica, che lungo Dark esprime una bella gamma di emozioni. Guidati da atmosfere spesso ombrose e riflessive, i Civil Service riescono a esplorare bene in ogni direzione, spingendosi a volte più verso la luce, a volte verso la delicatezza. Altrove invece riescono a trovare la citata pesantezza, non solo nelle sensazioni, ma anche nella musica. Seppur come accennato di metal ci siano giusto pochi momenti e per il resto vaghe reminiscenze, gli inglesi sanno rivelarsi belli intensi. In generale Dark è un disco molto interessante in ogni suo lato e non solo come sottofondo. Nonostante la sua natura molto espansa e atmosferica, si lascia apprezzare anche a un ascolto attento. Un ascolto in cui ti perdi, ma in maniera consapevole, come in un sogno in cui ti rendi conto di essere in un sogno. Nell'evocare ciò i Civil Service sono estremamente abili. Ogni dettaglio della loro musica è incastonato nelle strutture musicali in maniera matura, ma al tempo stesso spontanea. In quella che sembra quasi la versione sonora e senza parole di un flusso di coscienza. Per rendersi conto di questa loro bravura, basta ascoltare la opener An Infant Wave of a Savage Ocean. Si rivela liberatoria con un crescendo bellissimo sia a livello musicale che emotivo. Ovviamente il bello di Dark non si ferma qui, ma prosegue per esempio Urban Decay, un viaggio in un onirismo caldo e confortevole, coi suoi 1000 echi che evocano qualcosa di positivo e malinconico, giusto a tratti plumbeo. Oppure con The Heurist, per lunghi momenti si sviluppa calma e sognante, ma al centro vira su tonalità pesanti. Hanno origine addirittura doom metal e poi industrial ed elettronici, in un lungo tratto che ho apprezzato parecchio per la cupezza. Infine una menzione va alla conclusiva Turn Out the Light, unica vera traccia cantata della scaletta. Non stona però col suo sentimento penetrante in questa chiusura. In generale Dark è un disco tutto da gustare nella sua vastità di atmosfere, influenze, cambi di registro e di emozioni evocate. Emozioni evidenti anche nelle poche canzoni meno belle presenti, ma che riescono a colpire al cuore nei picchi assoluti schierati dai Civil Service in questi 3/4 d'ora che rasentano il capolavoro. Poi certo forse non è musica per chi ama solo il metal e anche chi apprezza il rock cantato e più diretto potrebbe storcere il naso di fronte al gruppo. Se però ami post-rock, shoegaze e tipi simili di musica più astratta, basata sulle sensazioni e sullo spirito più che sulla razionalità, allora ti consigliamo i britannici con calore assoluto. Voto di Heavy Metal Heaven 89 su 100. Per oggi abbiamo finito. Ti abbiamo spinto a scoprire questa gemma poco metal ma molto sostanziosa? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere la recensione. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare neanche uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.